Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, gemelli, e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per il mese di marzo 2026. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici dei gemelli. Può essere quindi un periodo costruttivo, creativo, in espansione, dove potrebbero anche nascere dei progetti. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo con un 2 di pentacoli, abbiamo la temperanza, un cavaliere di coppe, fante di spade, il mago, l'asso di coppe e un 6 di bastoni, ragazzi, belle carte, eh? Allora, questa è lo sviluppo energetico per l'amore o le relazioni romantiche nel mese di marzo ed è un'energia che riguarda voi. Sia che siate single, sia che siate in coppia, è il vostro movimento energetico. Però, se siete single, vi fermate con questa parte della lettura. Se avete qualcuno in testa, rimanete fino alla fine perché nella seconda parte andremo a vedere l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse. Allora, vederle così sono delle belle carte, ve lo dico. Si parte con questo 2 di pentacoli, potrebbe essere un momento che avete, secondo me, avete già superato per qualcuno. Qui abbiamo l'eremita e la giustizia. Sì, io credo che si siano definiti determinati confini, determinate regole con la carta della giustizia o si sia in quella fase, ok? Quindi può essere che qualcuno tra di voi sia ancora in un momento dove sta definendo che cosa vuole, se effettivamente vuole rimanere da solo, da sola, oppure ha bisogno di un partner, se c'è quest'idea di unione. Andiamo a vedere la temperanza. Abbiamo il Papa, quindi effettivamente può esserci la voglia di costruire qualche cosa nella vostra vita. Poi abbiamo un fante di bastoni e un 2 di bastoni. Guardate, secondo me c'è questa persona che entra nella prima parte del mese non per tutti. In realtà sento che qualcuno è come se avesse bisogno di rimettere a posto il proprio stato di salute psicoemotivo attraverso anche un coach, perché qui il Papa potrebbe essere un terapeuta di tipo spirituale che vi aiuta a riapprocciarvi al mondo, soprattutto se è tanto tempo che siete single. Io credo che qui sarete un po' chiamati a fare il punto della situazione, ragazzi. Cosa volete per voi, cosa volete nella vostra vita, chi volete nella vostra vita, che tipo di relazione volete sia la prossima relazione.
Andiamo a vedere il Cavaliere di Coppe. Sacerdotessa e 7 di spade. Io ho come l'idea che abbiate voglia di qualcuno di fianco a voi, ma che effettivamente non si sappia bene, cioè non sappiate bene se volete un qualcosa di definito oppure no. Io credo che ci sia un tema qui con le barriere, con i propri confini, perché comunque la giustizia mi parla di regole, mi parla di qualche cosa che va fatto secondo quello che dicono le norme. Ehm, potrebbe anche essere, potrebbero essere anche regole sociali, non necessariamente regole scritte. Io sento che c'è una persona che entra effettivamente, ma quello che non mi è chiaro è se effettivamente voi vogliate qualche cosa con questa persona oppure no. E credo che siate un po' lì anche voi per capire. Andiamo a vedere il fante di spade. 3 di bastoni e 6 di pentacoli. Io sento come una difficoltà a vedere una relazione in luce. E questo è quello che mi dicono un po' queste carte, no? È come se qualcuno di voi fosse abituato ad avere delle relazioni con alti e bassi e nel momento in cui ci si chiede come voglio costruire la prossima relazione con questa persona che arriva, e siate un attimino, come vi posso dire, sprovvisti della giusta risposta, perché c'è la voglia di andare avanti, c'è la voglia di costruire qualche cosa, ma c'è anche il bisogno, la necessità di creare una relazione che sia dare e avere, non sempre solo dare e dare. E me lo dice soprattutto questo gruppo di carte. Qui è come se avessi bisogno di diventare un po' più egoisti per certi versi, un po' più... sì, chiedervi cosa voglio io, non che cos'è disposto l'altro o l'altra a darmi, ma che cosa voglio io. Poi, se le due cose collimano, si va avanti, diversamente si vede per qualcos'altro. Voglio andare solo un attimo a vedere questo 7 di spade. Ok. Io credo che qualcuno di voi, per insicurezza, tenda nel mese di marzo a non dare conferme all'altra persona, perché giustamente non sapete neanche voi che cosa volete, che tipo di conferme potete dare. Quello che sì è sicuro sono i confini, le barriere, le regole. Allora, per me si fa così, così e così. Tutto quello che non è così non rientra nel mio libro, mm? Nel libro della mia vita. Andiamo a vedere il mago. Sto guardando queste carte perché qui è come se voleste tenere lontano qualcuno, questa persona nuova potrebbe essere, ma perché avete paura fondamentalmente. Io sento che la persona può essere una persona con un ottimo potenziale, ma è come se toccare certi temi un po' più emotivi vi turbasse e quindi metteste come delle barriere tra voi e l'altra persona. Andiamo a vedere il mago. 10 di pentacoli e 10 di bastoni. Wow. 10, 10, 1 e 1. Io ho l'idea che qui vi dicano di lasciare indietro il passato, proprio di fare un fascio e di bruciare tutto quello che è stato, perché non è detto che nelle prossime relazioni sia esattamente come è stato nel passato. Prendetela pure con calma, non è che dovete arrivare alla convivenza o al matrimonio o al fidanzamento subito. Prendetevi il tempo di cui avete bisogno per essere sicuri di questa situazione. Ragazzi, si è girato un altro asso di coppe. Io sento che qui qualche cosa inizia. Sarete voi a dettare le regole, secondo me, però c'è un qualche tipo di conoscenza che piano piano, mi viene da dire, anche se non troppo, ehm, inizierà come a nutrirvi e che vi sento guardinghi. Quindi è come se diceste, "Mm, sì, frequento questa persona, però intanto vediamo come va. Non mi lascio trasportare troppo dalle emozioni, perché sennò il cervello passa in secondo piano, e invece io questa volta voglio capire bene chi ho davanti."
Vi dico, qui ci sono dei nuovi inizi. Andiamo a vedere anche l'asso di coppe, perché mi dice l'asso di coppe che inizierete a provare qualche cosa per questa persona. C'è un nuovo inizio, può essere una fase di innamoramento, una fase di apertura del cuore. Potrebbe anche essere una cosa platonica, agli inizi, ragazzi, vi dico, non necessariamente deve essere una conoscenza con la quale nutriate già una certa passione da subito. Può essere una cosa anche un po' più lenta, anche se voi non è che avete tutta sta pazienza, però è come se le cose dovessero avere il tempo di svilupparsi, l'energia dovesse avere il tempo di, ehm, sì, di svilupparsi. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. 5 di bastoni. 8 di bastoni e re di pentacoli. Guardate, io sento che, allora, c'è questo nuovo inizio, c'è questa apertura del cuore, bisognerà solo definire le regole con le quali far crescere questa situazione o questa relazione. Cioè, in una relazione, una delle regole potrebbe essere, in una relazione funzionale bisogna dare e ricevere. Nel momento in cui non c'è questo scambio, non c'è questo equilibrio, si va a lavorare, si tira fuori l'argomento, si parla, si dice quello che non va bene e si cerca di riportare l'equilibrio nella relazione. Io sento che entro la fine del mese qualche cosa potrebbe diventare addirittura ufficiale, se per caso è un incontro che inizia, diciamo così, un po' di nascosto, nel senso che magari non volete parlare ai vostri amici, alle vostre amiche di questa persona fino a quando non siete sicuri di volerla frequentare, entro la fine del mese, secondo me, potreste effettivamente presentarla agli amici, potreste iniziare ad organizzare come delle cene per presentare questa persona agli amici. Cioè, sento che quello che inizia con un passo timido, se vogliamo, potrebbe effettivamente svilupparsi in qualche cosa di più amorevole, di concreto, di amoroso. Avete ben due assi di coppe, un mago, l'asso di bastoni. È probabile che non sia il caso di definire o di comunicare quelle che siano le vostre regole, cioè nel senso, se per voi la regola è, non lo so, la persona per entrare nella mia vita deve essere una di quelle persone che pratica l'ascolto attivo, però giustamente non lo dite perché altrimenti non vi rendete conto se questa persona lo fa naturalmente o lo fa per conquistarvi. Quindi possono essere una di quelle, di quei flag, di quei check nella lista che per voi sono importanti ma che non necessariamente dovrete comunicare all'altra persona. Vi dico, secondo me qualche cosa di bello inizia. Perlomeno c'è come questa pienezza del cuore, ok? Ci sono dei presupposti perché la situazione, la relazione possa effettivamente svilupparsi. Bene, andiamo a vedere la vostra persona di interesse, nel caso abbiate qualcuno in testa. Allora, partiamo dal carro. Abbiamo un 7 di coppe. Abbiamo un 9 di pentacoli. Sette di spade, che avevate già anche qui. 8 di bastoni, che avete già qui. La stella e un fante di spade che avete già qui. Ok, io credo che la vostra persona di interesse abbia fatto un movimento o stia per fare un movimento. Per qualcuno vi dico che potrebbe arrivare una persona, magari una persona che è lontana, una persona che non vedete da tempo.
Andiamo a vedere il carro. Sette di spade un'altra volta. Ragazzi, qui c'è qualcuno che non la racconta giusta. Sette di spade, tre di coppe, potrebbe esserci un terzo incomodo. Effettivamente voi avete un 2 di pentacoli, eh? Non vi nego che voi potreste essere le persone che hanno più opzioni. Anche qui c'è un 2, qui c'è un 2. Andiamo a vedere il 7 di coppe, perché io ho come la sensazione che questa persona è, infatti sì. Cavaliere di coppe, forza e 2 di coppe. Io credo che questa persona voglia effettivamente affrontare certi temi, fare dei passi in avanti. Io sento che questa persona si sta immaginando un futuro con voi, si sta immaginando una relazione con voi. Non mi è chiaro se siete, perché voi avete due persone effettivamente, però anche questa persona ha un 3 di coppe con un 7 di spade, quindi potrebbe anche essere che entrambe abbiate già una situazione in piedi o uno dei due. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Wow, ragazzi, un altro asso di coppe e un 2 di pentacoli. Anche qui io sento che da parte di questa persona c'è tanta voglia di stare insieme, c'è tanta voglia di divertirsi, di giocare, di sostenersi, però è anche vero che non sento tutta quella linearità che ci vorrebbe. E con tutti questi setti di spade, secondo me qualcuno di voi, o voi o l'altra persona, però qualcuno dei due, sta omettendo una verità. Perché ce l'ho anche qui, ce l'avete 4 volte il 7 di spade, dico bene, fatemi vedere un attimo. No, 3 volte ce l'avete. 1, 2 e 3. Andiamo a vederlo. Giustizia, luna e 8 di spade. Potrebbe esserci un tema qui con un matrimonio, eh? Un matrimonio, uno dei due è sposato, potrebbe aver detto all'altro o all'altra che le cose non sono più così o che comunque è come se foste separati se foste separati in casa. Cioè ho come la sensazione che si stia cercando di ricamare su una verità che non è quella. Questo non vuol dire che la persona o che voi non abbiate determinati sentimenti o che la relazione non possa sbocciare, però io ho anche la sensazione che dobbiate essere un po' più onesti con voi stessi. Cioè, qui c'è anche la luna, c'è qualche parte, qualche cosa che non si vede o che non si vuole vedere con quest'otto di spade, eh. Andiamo a vedere l'otto di bastoni, 9 di bastoni e 10 di coppe. Qui ragazzi si tratta di parlare chiaro. Io sento che l'altra persona, guardate, sinceramente sento che voi potreste essere le persone occupate o comunque già con qualcuno magari in testa, mentre l'altra persona arriva un po' più libera, con intenzioni anche più serie, perché abbiamo il cavaliere di coppe, il 10 di coppe, la giustizia. Siete un po' voi secondo me a tirare indietro. Andiamo a vedere la carta della stella, perché qua si parla di nuovi obiettivi. 10 di pentacoli e sole, qui anche avevate il 10 di pentacoli. Io credo che verso la fine del mese arriverà finalmente quest'unione, arriverà questa concretezza nella situazione, nella relazione che state vivendo. Vi dico, con tutti questi assi di coppe e il sole, per qualcuno, soprattutto se siete in una relazione da tanto tempo, potrebbe riguardare il concepimento di un figlio, quindi una gravidanza in arrivo per qualcuno. Diversamente si tratta di stabilire i nuovi obiettivi della coppia. Potrebbe anche, perché io sento che questa persona ha reali intenzioni con voi di costruire qualche cosa. Fatemi sapere poi ragazzi nei commenti se vi risuona, eh. Andiamo a vedere il fante.
Cavaliere di spade, imperatore, 7 di coppe, regina di coppe. Allora, qui i presupposti, come vi dicevo, ci sono proprio tutti. Fisserete i nuovi obiettivi. Secondo me inizia una relazione che non è solo fisica, c'è qualcosa veramente di più profondo. Avete anche un altro asso di coppe, qui ce ne sono 3 assi di coppe. Però è anche vero che con questo 7 di spade, che si ripete 3 volte, quello che mi viene da dire è leggete tra le righe, e siate onesti, soprattutto non tanto, cioè sì, anche nei confronti dell'altra persona, però prima di tutto nei vostri confronti. Voglio veramente questa cosa qua? Questa persona mi fa star bene o mi dà semplicemente la dopamina di cui ho bisogno in questo momento per stare meglio, però poi è una cosa che svanisce subito, o questo benessere mi resta nel lungo periodo? Qui si tratta di mettere delle basi, ragazzi. Io sento che entro la fine del mese qualche cosa di più concreto ci sarà. Anche se vi dirò la sincera verità, credo che sarete voi a sentire più la cosa come concreta rispetto all'altra persona. Cioè l'altra persona è come se avesse bisogno di più. Però, giustamente, un passo per volta, eh? Andiamo a vedere qualche oracolo. Hmm. Questa carta parla di qualcuno che rincorre qualcun altro in una relazione di codipendenza. Quindi, perché si dice che in amore vince chi fugge? Perché l'altro rincorre di solito e questa carta parla proprio di chi rincorre. Andiamo a vedere un altro oracolo. Dai una possibilità alla tua relazione, lavora sulla coppia, perché effettivamente il potenziale qui c'è, ragazzi. Fai uno sforzo, per il grande amore vale la pena di compiere i passi che vengono indicati, però sì, si tratta di affrontare le paure, qui. Poi abbiamo soldi e lavoro. In questo momento le questioni economiche rappresentano un fattore importante nella tua vita sentimentale. Ecco, fate attenzione perché certi comportamenti alle volte sono dati da una carenza economica. Mm, non lo so, il dare priorità a certi impegni lavorativi piuttosto che magari vedere questa persona. Ah, fatemi vedere una cosa. Stavo guardando se mi risultava il lavoro anche di qua, ma non tanto. E poi abbiamo alchimia, c'è una forte attrazione magnetica tra di voi. Quindi, come vi ho detto, c'è questa chimica molto forte che secondo me entro la fine del mese si trasforma in un sentimento. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale date hype, mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto e lo stesso lavoro tenete presente che lo potete anche fare per conto vostro, come autodidatti, semplicemente abbonandovi al canale. Anche lì tratto tutte le credenze limitanti divise per settore, però ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, parlo di astrale, di kundalini, di terzo occhio, chiaroveggenze, i sensi psichici, insomma è un po' tutto quello che io ho imparato in tanti anni che ho condensato e messo lì a vostra disposizione. Sono 4 playlist, hanno la copertina lilla, magari se volete dare un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, tenete presente che sono numerate e vanno viste proprio in ordine cronologico di numero, proprio perché sono state studiate come un percorso formativo. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!